Visitare Portofino è un'esperienza molto suggestiva. In questo video vi accompagnerò virtualmente alla scoperta di questo piccolo ma bellissimo paese della Liguria, ricco di storia e di bellezza. Parte da qui, dalla sua piazzetta principale, la storia di Portofino. Le origini di Portofino sono tutt'altro che chiare. C'è infatti chi le vuole risalenti ai Fenici, chi invece le attribuisce agli antichi Greci e chi solamente ai Romani. È più probabile però che la sua nascita risalga addirittura al secondo periodo della preistoria. In antichità era chiamato Portus Delphini, forse per la massiccia presenza del mammifero o forse per la sua ubicazione che lo rendeva un sicuro approdo per le navi. Con la romanizzazione della Liguria, Portofino divenne colonia romana, per poi passare sotto la giurisdizione degli imperatori del Sacro Romano Impero nell'Alto Medioevo. Nei secoli a seguire, Portofino ebbe molteplici proprietà, dall'abbazia di San Fruttuoso ai consoli di Rapallo, fino al 1527, quando l'ammiraglio Andrea Doria riuscì a riappropriarsi del paese. Nel 1554 la Repubblica di Genova, affidandosi alla direzione del milanese Gian Maria Olgiato, fece rimodernare il sistema difensivo del paese ed in particolare la fortezza di San Giorgio, oggi meglio conosciuta come il Castello di Brown, che domina appunto l'ingresso nella baia di Portofino. Dalla parte destra della piazzetta parte il sentiero battuto, che in breve tempo ci porta alla piazzetta della chiesa di San Giorgio. Secondo una lapide posta all'interno della chiesa, l'edificio fu eretto in stile romanico nel 1154. Ulteriori scavi però, effettuati durante la ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno portato alla luce un'antica cappella risalente forse all'epoca dei Longobardi in Liguria. Durante il secondo conflitto mondiale, come detto, la chiesa fu interamente distrutta da un bombardamento. Nel 1950, infatti, furono gli stessi abitanti che si autofinanziarono e la ricostruirono con nuovi altari e nuovi arredi, ma secondo l'antica struttura del 1760. Dal piazzale della chiesa si può godere da una parte del bellissimo panorama sul paese, mentre dalla parte opposta c'è il mare a perdita d'occhio, che, all'imbrunire, regala un tramonto davvero mozzafiato. Lasciata la chiesa di San Giorgio, passiamo per il caratteristico cimitero e arriviamo così al Castello di Brown. Il Castello di Brown, dal 1961, è di proprietà del Comune di Portofino, che lo utilizza come sede di esposizioni culturali. Anche le sue origini sono poco chiare. Durante alcuni scavi nella zona, infatti, dove oggi sorge la fortezza militare, furono rinvenute tracce di un'antica torre di avvistamento di epoca romana, la cui datazione gli storici hanno fissato tra il secondo e il III secolo d.C.
fortezza passò sotto il dominio francese nel 1797, quando Napoleone Bonaparte conquistò la Liguria e la sua Repubblica. Caduto Napoleone e dopo il passaggio della Repubblica Ligure nei territori del Regno di Sardegna e successivamente nel Regno d'Italia, nel 1867 la fortezza militare venne completamente dismessa e disarmata. Nello stesso anno fu acquistata dal console del Regno Unito a Genova, Sir Brown, che affidò all'architetto Alfredo d'Andrade i lavori di modifica dell'originale struttura secondo i canoni architettonici dell'epoca. Vennero innalzate le torri, l'antica piazza divenne un grande giardino pensile e, in occasione delle nozze del proprietario, vennero piantati 2 giganteschi pini marittimi. Lasciamo quindi il castello di Brown e proseguiamo il nostro percorso verso il punto più a sud del promontorio, quello che ospita il faro di Portofino. Il faro di Portofino è un faro attivo situato sull'estremità occidentale della penisola, nel Golfo del Tigullio. Fu costruito nel 1870, è costituito da una torre quadrangolare bianca, alta circa 4 metri, con balcone e lanterna. La lanterna, accesa per la prima volta nel 1910, è dipinta in grigio metallizzato e posizionata a 40 metri sul livello del mare. Emette un lampo bianco ogni 5 secondi e la sua luce è visibile fino a una distanza di 16 miglia nautiche, circa 30 km. La nostra visita a Portofino finisce qui. Dal faro infatti non si può proseguire e si deve tornare verso la piazzetta percorrendo a ritroso i circa 2 km di sentiero. Questa è la storia di Portofino, un luogo famoso in tutto il mondo, ma che solo dopo averlo visitato si comprende perché nei secoli si è guadagnato l'appellativo di perla del mondo.